Lasciare la curva sud Milano per andare a tifare una squadra di terza categoria. Proprio come ha fatto Maurone, oggi abbandoneremo il calcio professionistico per calarci nel punto più basso della piramide calcistica italiana. Lo faremo grazie a Ceres, che dopo la puntata San Benedetto mi ha portato a Milano per scoprire una realtà di calcio e azionariato popolare con un forte progetto sociale. Una grande famiglia dove il vicepresidente fa pure il lanciacori e con un gruppo ultras che, vedrete, non ha nulla da invidiare a realtà più grandi. Questi sono i fuoriclasse del tifo del Sant'Ambrose FC. Sant'Ambrose FC. Arrivati nella città meneghina, il match day della Santa inizia al Caffè degli Artisti, posto storico di aggregazione per i ragazzi che ci avrebbero accompagnato nello scoprire questa realtà fino alla partita in gradinata. Eccolo. Piacere Riccardo. Come Pietro, stai? molto bene. Tu? Bene, dai, pronti per la giornata. Il Sant'Ambrose nasce nel 2018 dall'unione di 3 squadre già esistenti composte da rifugiati richiedenti asilo. L'obiettivo era unificare sotto un unico nome queste realtà e iscrivere per la prima volta a Milano una squadra di rifugiati richiedenti asilo ad un campionato di FIGC, sfidando pregiudizi e burocrazia, con una mission ben precisa. E cioè per me è stata un po' una folgorazione, no? Nel senso che ho trovato in contemporanea quella che era la passione per il calcio, l'impegno politico e poi piano piano col passare dei mesi una comunità vera e propria che è sempre più difficile da trovare in periodi come questi, no? Qua settimanalmente, quotidianamente noi ci sentiamo parte di qualcosa di più grande, di poter creare un progetto alternativo a quello che è il modello del calcio classico. Qua non c'è un proprietario, cioè lo slogan della scorsa campagna era dalla gente per la gente, speriamo che insomma i club Dogo non ci querelino, però un po' il riassunto era quello per noi, che all'unire quello che era l'obiettivo principale di permettere l'accesso a chi non l'aveva, cercare di far entrare sempre di più persone comuni, appassionati di calcio, che vedono del valore in questo progetto nella società. La maggior parte di noi che la domenica è sugli spalti poi si occupa della società quotidianamente. L'obiettivo penso che del progetto sia creare uno spazio in cui la gente possa passare il tempo, che sia poi per un motivo sportivo, di tifo, di progetto sociale, aiutando persone anche che non c'entrano a riuscire a trovare un posto dove possono stare serene, bersi una birra e godersi un momento. Il calcio è un pretesto, diciamo. Primo impatto con la realtà, spettacolo, proprio un gruppo di amici. Quindi questa cosa mi gasa tantissimo, sono gasato quasi come se dovessimo andare in una curva di serie C, serie D, sono gasato. Infatti tra poco inizia la partita, quindi ci spostiamo dal bar e andiamo in zona centro sportivo. Noi siamo ultras per la città, ci vuole la mentalità. Arrivati in quel del centro sportivo? Ci siamo, alla famosa Fair Play Arena, almeno per noi. Beh, quella immagino sia la zona della curva. Sì, adesso vedremo dove metterci, se in mezzo oppure là in fondo in base a come ci gira. È il terzo campo praticamente che riusciamo. Da quanti anni? Siamo qui? 4. Allora, per un senso di continuità con la prima puntata che abbiamo fatto insieme a Ceres, andiamo a applicare un adesivo della Samba che mi ha dato Alessio. Andatevi a recuperare l'episodio se non l'avete visto, in cui mi ha ospitato prima della partita a mangiare con la sua famiglia. Vediamo di farci lasciare un adesivo anche dell'Armata e la portiamo nella prossima puntata. L'identità della Santa si fonda su principi chiari e dichiarati: antifascismo, antirazzismo e antisessismo, utilizzando lo sport come strumento di inclusione, integrazione e riscatto, offrendo un senso di appartenenza indipendentemente da provenienza, lingua o religione, aspetti che traspaiono chiaramente parlando con chi ha trovato nella Santa davvero una seconda famiglia. Quando sono arrivato non parlavo italiano ancora, non conoscevo nessuno in Milano e subito ho trovato relazioni sociali e adesso amici anche. Quando c'è stata creata Santa è diventato un po' più facile cominciare a vivere a Milano, che qui puoi chiacchierare, puoi fare tutto, cioè è un altro mondo, siamo tutti misti, più di 45 paesi diversi, tanta roba. Ma oltre agli aspetti di aggregazione, la Santa funge da supporto per i giocatori anche fuori dal rettangolo verde. Il calcio è
nostro strumento con il Sì. quale poi aiutiamo le persone nel Esatto, contesto esatto. di altre cose. Per esempio lavoro in un'organizzazione che si occupa di distribuzione alimentare, è capitato di dover dare la borsa cibo a dei ragazzi che giocano in Sant'Ambrose, come è capitato di aiutarli per il lavoro, per la patente. Il problema magari del ragazzo che ha un problema con il documento, il permesso di soggiorno, quindi chiamare, fare, è un impegno. Però poi vedere i ragazzi che sono contenti di poter giocare a calcio, di poter fare quello che amano e di essere integrati all'interno della comunità è bellissimo. Banalmente uno si fa male e distinto non andrebbe a farsi vedere perché comunque è un po' escluso, no? Avevo un problema alla schiena, Johnny ci ha portato all'ospedale con la macchina perché... Diventa tutto più facile. Tutte queste dinamiche vengono autogestite senza scopo di lucro, basate interamente sul volontariato e su un azionariato popolare in continua espansione. Quest'anno abbiamo fatto un numero di soci mai visto, più di 300 soci paganti con quote dai 20 ai 100 euro o anche di più, qualcuno che desiderava dare di più ha dato anche di più. Ci sostentiamo tenendo conto che siamo una società che non fa pagare l'ingresso del campo, che cerca di tenere prezzi onesti per tutto, anche per il merchandising e tutto. E poi come tutti gli sponsor abbiamo bisogno e quindi diventa anche quello il sostentamento. Sì, questi sono i nostri amici del club. E io ne voglio uno anche vostro però. Arriva. Lo spieghiamo anche di un gemellaggio che abbiamo col Clapton in Inghilterra. Oltre al Clapton cosa avete? Altre amicizie? Modena, Pavia, diciamo è anche facile frequentarsi, poi è una questione diversa, diciamo, creare un gemellaggio. Noi non abbiamo ancora creato un gemellaggio, sicuramente con i nostri amici di Londra abbiamo un legame molto stretto, ci stanno venendo a trovare assiduamente loro e noi stiamo andando da loro, quindi Un legame che si basa sull'unione di intenti e ideali. Infatti anche il Clapton, realtà del nord-est di Londra, è simbolo di attivismo sociale, inclusione e schierata contro il calcio moderno. Tra l'altro con un bel gruppo ultras, cosa non scontata in Inghilterra e che ovviamente è presente anche nella realtà milanese. Ma qua adesso il prepartita sarebbe mettersi qua, bere. Sì, esattamente. Magari con una castrone di fantasia. La Curussa è la nostra storia! Nell'estate appunto del 2018 ci guardiamo un po' negli occhi e diciamo ma perché non proviamo a fare la tifoseria del Sant'Ambrose che sta nascendo e ci buttiamo su sta cosa qua. C'era qualcuno che qualche esperienza di curva l'aveva già avuta, qualcun altro che invece allo stadio ci era andato poco e secondo me tuttora ci è andato poco. Eravamo spontanei, spavaldi e decisamente goliardici senza darci troppo un fine. Che veramente rispetto alla classica roba che magari uno direbbe le tifoserie, il mondo ultras, cioè noi siamo proprio quella roba che c'era negli anni 60 e negli anni 70, c'è un gruppo di deficienti che vanno, si portano avanti quel colore, quella bandiera e sono lì per divertirsi, sono lì per divertirsi e basta, per qualcosa che gli appartiene. È questo il vostro place? Il nostro place in realtà è al centro, però oggi siamo gasati e ci mettiamo qua in transenne. Questa bandiera qua, significato? Milano. Colori di Milano portati anche sulla divisa da gioco e anche il logo per certi aspetti è un emblema di milanesità che riesce benissimo a veicolare il messaggio di questa realtà. il piccione è quell'animale che diciamo che conoscono tutti, anche spesso diciamo un po' odiato nel contesto urbano, e quindi noi vogliamo prendere proprio quello strato della società che però è molto comune, che è presente. Però alla fine il milanese come animale c'ha il piccione, non possiamo scappare, possiamo dire il dragone, il biscione, ma chi ha mai visto un biscione? Ormai manca poco il fischio d'inizio, i ragazzi stanno preparando la sezione con le pezze, gli striscioni, le bandiere, i tamburi. Siamo carichi, sono molto curioso di vedere l'effetto che creano, il numero, i cori, un po' di tutto, tra poco si inizia. Dico Sant'Ambrose, noi adoriamo per il popolo. Che bella vita è, la voglio vivere insieme a te. E la tifoseria com'è? Spinge?
Diciamo negli ultimi anni che ci siamo rinforzati grazie a loro anche, perché loro ci seguono dovunque, ci danno tutto. In Francia avevo anche una squadra con tifosi similari, ma questi sono ancora a un altro livello, molto organizzato, fanno belle cose non solo durante le partite, anche fuori, ma sono belle persone e durante la partita non si fermano mai di cantare. Al fine di una partita avevo le lacrime che stavano andando, sì. Emozione. L'Armata Pirata, tifoseria organizzata della Santa, neanche a dirvelo, è una mosca bianca in categorie così basse. Con una presenza importante anche in trasferta, l'Armata non solo segue la squadra di terza categoria, ma anche la squadra femminile, la Juniores e il CSI, squadra che oggi sarebbe scesa in campo e creata per un motivo ben preciso. Il CSI nasce nel 21-22, quasi come risposta diciamo un po' alla difficoltà di tesserare i ragazzi in FIGC. Il CSI è un po' quella dimensione dove magari anche il ragazzo che è arrivato letteralmente l'altro ieri a Milano viene all'allenamento e si allena e se è bravino comunque sì, magari 2 settimane dopo già gioca ed è in campo. Comunque questa è la riprova che i numeri non contano, conta l'appartenenza, quanto ci credi, quanto sei amico della gente con cui stai insieme in curva. Il numero non conta, può essere in 5.000, in 30, 50 come in questo caso, è sempre quella cosa lì. Dai piccione dai, noi non ti lasceremo mai. Sta curva scombinata è sempre innamorata di te. Ole, ole, ole. Poi si può sempre fare di più, però anche con le coreografie, con ciò che cerchiamo di portare, sicuramente per la categoria in cui giochiamo noi, facciamo coreografie 6x6, dipinte tutte a mano, e anche quelli sono momenti di aggregazione, oltre che poi l'output alla partita, che poi alla fine lo vediamo comunque noi e i giocatori, che comunque diciamo non è fatto per grandi palchi televisivi, però è tutto ciò che comporta stare assieme, dipingere, sporcarsi le mani e trovare un modo per fare le cose appoggiandoci da amici, da spazi che conosciamo. Questo è importante, questo è importante e lo facciamo per noi. Lotta, suda quella maglia, conquista la vittoria e non volare mai. Passano gli anni, ma non ci passa mai la voglia di seguirti, di mettere in mezzo ai guai. Un vittore, cucito sopra il petto, la sempre il nostro amore e la sua volontà. E non te lo insieme a te, perché la santa è la gravità e sarà sempre così. Tifoseria che può contare anche sulla pirotecnica e sull'esperienza di chi le curve le ha vissute nel momento d'oro del movimento italiano. Maurone. Quando uno comincia a frequentare quel mondo diventa proprio un po' una filosofia anche di vita, l'essere ultra in un determinato modo e comunque dentro la curva ho imparato anche un po' una scuola di vita, quel senso di gruppo e anche identitario che ti dà una cosa del genere. Per me è stato proprio una parte molto importante della mia vita. Tant'è che quando la fossa si è sciolta nel 2005 io ho smesso di andare allo stadio. E quello che mi piace qua è proprio il lato genuino del tifo. Vedi un ambiente molto giovane, con entusiasmo, bello, colorato, fumogeni, che fortunatamente è ancora una categoria dove fondamentalmente c'è poca repressione, nonostante ci prendiamo le nostre multe, che ci autopaghiamo. C'è l'entusiasmo vero e quello è quello che mi ha fatto tornare giovane a quel punto di vista e rivivere quello che vivevo in curva quando avevo dai 16 ai 28 anni. Torce ferroviarie che hanno portato l'arbitro a chiedere per favore basta fare. Questa è rara, Questa dicono anche non è rara. Si usano nelle occasioni speciali.
Oltre all'inclusività che interessa il rettangolo verde, con oltre 100 atleti da 20 paesi diversi, anche sugli spalti c'è un forte interesse nel coinvolgere e integrare la componente femminile. Stiamo provando, stiamo riuscendo a tirare in mezzo più ragazze possibili. Per i cori inclusivi c'è sempre stato un appoggio da parte della componente maschile, non c'è mai stato un no, non voglio, no? Anche il siamo tutte antifasciste si fa al femminile, non al maschile per l'inclusività, quindi è una cosa, quello è molto positivo. Penso a quello che possiamo far meglio. Abbiamo in tasca un Ambrogino d'oro, abbiamo in tasca tanti bei riconoscimenti, per me possiamo sempre far di più. Perché avevamo vinto sto premio, ma il comune nonostante questo non ci ha sostenuto in niente, perché basta fare un giro nella struttura e siamo isolati. Adesso magari sarebbe anche giusto che oltre ai riconoscimenti, alle cure mediatiche arrivassero anche magari degli aiuti più concreti, magari come persone che si interessano ai progetti e vengono a inserirsi nel gruppo di volontari che è sempre in cerca di persone nuove. Ci sono ancora tante persone sempre da aiutare, da includere nella società. Ogni volta che arriva qualcuno di nuovo ed è felice del progetto, ha preso bene con il progetto e gli diamo una mano, sono felice. Quindi li abbiamo già aiutati tanti, ne possiamo aiutare ancora tanti di più. Appena scesi alla stazione del paesino di Cinisello, tutti si accorsero con uno sguardo che lo striscione in stampatello. C'è chi l'ultras lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, armata pirata nell'uno dell'altro, lei lo faceva per passione. Lallo, 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 lallo. Dico la verità, totalmente sopra le aspettative, cioè mi aspettavo qualcosa di bello, ma non mi aspettavo una sensazione così vicina a quella che provo a andare in curva con l'Udinese, la squadra della mia città, con numeri completamente diversi. E invece alla fine quello che conta è l'amicizia, l'aggregazione e l'essere uniti verso un'unica direzione. Veramente bello. Grazie agli amici di Ceres che mi hanno fatto scoprire questa realtà, perché io onestamente non la conoscevo. Quale parola dobbiamo usare per definire la Santa? Una parola è un po' restritto, io forse direi famiglia. Io direi casa, comunque è uguale. C'è la famiglia, c'è la casa. Ci sentiamo bene in questo posto.